stanno alzando i decibel dello stadio, le squadre sono entrate per i riscaldamenti, qui abbiamo l'Inter e adesso andiamo a vedere un pochino la Juve, un po' di Colomoni, un po' di Koop Meiners, andiamo. Lato Juve ragazzi, come potete vedere a centrocampo non giocherà Locatelli, ma è ugualmente nel Torello come Jolly, diciamo a far girare il Torello perché ragazzi gioca un tocco, palla a terra, pazzesco, ma appunto giocheranno con Meiners e Thuram. Ci siamo ragazzi, è iniziato il derby d'Italia, è iniziata Juve-Inter. Ragazzi, prima occasione per la Juve con uno scivolone di Çalhanoğlu che infatti adesso si sta toccando gli scarpini, si sta toccando i tacchetti. Ovviamente il campo è perfetto, quindi probabilmente è una cosa più mentale, però l'azione è nata appunto da questo scivolone, McKennie per Nico e Nico spara alto. Sarà importante vedere la posizione di Conceição e come Bastoni si adatterà a questo, perché all'andata ci ricordiamo che si finì 4-4, ma Bastoni rimase molto bloccato dietro. Minuto 17, l'Inter ha cambiato qualcosa, ha capito che non riusciva a integrare Bastoni nella manovra e quindi che cosa ha fatto? Çalhanoğlu adesso si abbassa al suo posto e Bastoni va a fare superiorità numerica davanti. Clamorose di Sommer, lo stadio alza i decibel perché la Juve ha avuto la sua prima vera occasione. Minuto 29, arriva dalla destra una palla a Lautaro Martinez, Lautaro stoppa e la perde, poi si gira e fa chiamami l'uomo, uomo, chiamami l'uomo. In effetti appunto aveva l'uomo dietro e aveva anche tempo per riuscire a tirare o comunque per impensierire un poco di più di Gregorio, e però appunto non ha sentito l'uomo e non gliel'hanno neanche chiamato a quanto pare. Errore importante di Lautaro, errore importante, palla bellissima, era solo. Minuto 34, l'Inter poteva seriamente portarsi in vantaggio. In questi 35 minuti, e ditemi cosa ne pensate nei commenti, a mio avviso è mancato quel giocatore come Locatelli che potesse iniziare a dare gioco sia dalla linea difensiva ma anche a centrocampo. La Juve lo cerca spesso, cosa che non sta facendo Thuram e cosa che Koop Meiners magari era più abituato a fare alla Z, ma alla Juve e comunque all'Atalanta aveva un pochino perso, era più abituato a mettersi tra le linee e quindi non a fare gioco. Primo tempo. Ragazzi, finito il primo tempo, mi tolgo il guantino. Primo tempo non noioso perché ho assistito anche a Milan-Juve, ma un primo tempo che sicuramente avrebbe potuto dire qualcosa in più. Minuto 47. In una mischia da calcio d'angolo, Vega riesce a trovare la palla e riesce a calciare centrale. Sommer, via. Ammonizione per Conceição, chissà che questa non potrebbe essere la svolta della partita, perché da una parte c'è Bastoni che si può alzare di più, dall'altra parte forse Conceição si alzerà, visto che non dovrà essere più così difensivo a mio avviso e magari potrebbe portare più superiorità. Minuto 60, incursione di Taremi, Gatti scappa, giustamente, ma il recupero che fa UEA è clamoroso.
arriva il gol di Conceição sullo sviluppo da sinistra, la palla più da destra, arriva Conceição su una mischia in area di rigore, ma la cosa interessante è che questo, se vado a memoria, è il 16° gol della Juve negli ultimi 15 minuti. Sì, ok, è stato nel 74esimo, però dai, contiamolo come 16° gol degli ultimi 15 minuti. Quindi la Juve, dopo la partita col PSV e dopo tutti gli altri gol, diciamo che si dimostra con il killer instinct negli ultimi 15 minuti. Ore 10:30, lo dico, secondo me, e ditemi cosa ne pensate nei commenti perché mi interessa, Gatti è il centrale, non Bracedo, centrale di difesa più forte della Serie A condurre la palla, in conduzione. Rompe sempre la linea, la rompe bene con la fisicità, porta tanta superiorità. Ditemi la vostra. Comunque le occasioni ci sono state anche nel secondo tempo, sicuramente una partita che ci ha fatto divertire a larghi tratti. Comunque l'Inter ha creato molto, 1.94 gol attesi, praticamente 2 gol attesi non è riuscita a concretizzare, la Juve ne ha creato 1.14 ed è riuscita a concretizzare proprio quel gol atteso con Conceição. Thiago Motta all'inizio non festeggia, all'inizio non fa niente, all'inizio anzi Thiago Motta va a dare la mano all'arbitro, al quarto uomo e guardalinee, ma poi nel momento in cui torna sulla panchina della Juve inizia a abbracciare tutti i collaboratori, sorride, festeggia perché è contento, aveva battuto la seconda in classifica, ha battuto l'Inter e quindi è una grandissima vittoria, soprattutto perché viene da una vittoria in Champions, una vittoria precedente e adesso contro l'Inter, importantissimo. Noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati qui, per averci accompagnato in questo viaggio. Ci vediamo la settimana prossima, anzi tra 2 settimane, con forse il big match dei big match, ovvero Napoli-Inter. E che dire, alla prossima, ciao ragazzi.